Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, anche ascendente cancro, anche luna in cancro, anche Venere in cancro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore. Andiamo a vedere qual è lo spirito che cerca di cooperare insieme a te. Andremo a fare una lettura tarologica, ad approccio sciamanico e immaginale, proprio per andare a cooperare con il destino per quello che è già previsto per te. È una lettura sempre valida dal momento in cui lo guardi. Utilizzeremo le carte danzanti, la musa bisbiglia, i tarocchi, scusami, gli oracoli nuovi in spagnolo e poi i miei oracoli lui-lei insieme ai tarocchi. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo, mettiamo il mio schemino qua. Andiamo a vedere prima di tutto cosa ti vuole dire lo spirito in questo momento. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, visione, cooperazione e prosperità. Cosa ti dice lo spirito in questo momento? Cancro, amore. Fai il primo passo. Fai il primo passo. Quando il vento incontra il fuoco nasce una nuova luce. Allora, io non lo so se tu debba fare il primo passo con qualcuno o in qualcosa, ma credo che sia nell'approccio. Il vento mi parla del cambiamento a livello amoroso, a livello relazionale, che sta compiendosi in questo esatto istante nella tua vita. Il fuoco di una nuova energia che vuole alimentare il cambiamento e la nuova luce, il connubio di questi. Allora lo spirito ti sta dicendo che c'è un cambio relazionale in questo momento della tua vita, forse ci sono alcuni limiti che devi superare per poter avere una relazione appagante, al di là che ci sia o meno già una persona. Alcuni limiti io li riconduco al cambiamento, perché il vento è il cambiamento, quindi fai il passo verso il cambiamento. Quindi qualsiasi cosa stia accadendo in questo momento della tua vita relazionale, sentimentale, anche se non c'è nessuno, abbi fede in questo vento. Abbi fede nel momento che stai vivendo, perché ti sta portando verso una nuova luce, che è un nuovo inizio. E qua c'è un bellissimo casa castello che mi fa venire in mente che questo cambiamento porta a una costruzione solida di una realtà interiore che ti permette di realizzare una realtà esterna all'altezza del tuo potenziale, no? Con una persona, in una relazione. Magari i venti del karma stanno soffiando forte in questo momento e quindi è come se ti dicesse affidati a questo evento, affidati al vento. Magari sentirai del vento, farai particolare attenzione al vento nei prossimi giorni. Ecco, il vento che ti accarezza la pelle, il vento che ti accompagna è un simbolo. Segui il vento non si sa da dove viene. Il vento è misterico. Nella prospettiva sciamanica il vento è proprio questo spirito che ti sta portando in un luogo che non conosci. Abbi fede in questo, ok? Vediamo cosa ci dicono le carte danzanti. La musica ti inebria, infatti qua c'è lei, bellissima questa immagine, con le mani sugli occhi, non sai dove stai andando, abbi fede nel mistero. E poi dice, hai un pubblico davanti, sai cosa fare. Allora, ti stanno dicendo di seguire questo spirito del vento e di danzare con il cambiamento. E qua ti consiglio di fare la danza sciamanica che ho messo sul canale, la danza del piacere, proprio per cooperare con questo spirito. E qua ti dà un suggerimento bellissimo: danza come se avessi un pubblico davanti, non pensare che ti vergogno, che fai, danza come se avessi da sola o da solo, come se avessi un pubblico davanti. Puoi farlo anche per 2-3 minuti mettendoti una musica che ti piace. Queste carte sono molto belle perché fanno sciogliere il corpo, la psiche profonda, e il tuo corpo, che ha le memorie antiche, sa esattamente cosa fare. Magari, cioè, danza anche con una musica di 2-3 minuti,
con la consapevolezza che hai un pubblico davanti. Questa cosa del pubblico davanti con il cambiamento è come se mi dicessero: qualcuno ti guarda e ti ammira, sta aspettando che tu esci fuori dal guscio per realizzare qualcosa di autentico. Questo mi dicono, anche se c'è già una persona. Non vergognarti, mi dicono, non vergognarti di questo cambiamento che prelude al fatto che tu non ti vergogni più di essere nel tuo mistero, nella tua essenza. Molto bella e poetica, molto erotica. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi adesso. Allora, Cancro, amore. Prima carta, qual è l'energia d'amore? Quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? La guarigione. È una carta stupenda quella della temperanza. La pazienza, la pazienza. Dai il primo passo nell'avere fede in quello che sta accadendo e porta pazienza. Allora, la temperanza, ma non solo porta pazienza, perché la temperanza è rimescolare le qualità, no? E allora lo spirito che in questo momento ti sta bussando è quello della guarigione, a mezzo del fatto che tu stai trasformando te stessa, trasformando anche la tua relazione o la nuova relazione che arriva. È una carta stupenda quella della temperanza, magari ti trovi ad avere a che fare con una persona molto calma, molto pacata, oppure tutto l'opposto. Lo spirito è quello della temperanza, cioè un equilibrio che a mezzo della relazione si sta trasformando in te. Allora, volevo dirtelo quando è uscito la carta del vento, te lo dico adesso perché la temperanza me lo conferma, non te l'avevo detto perché volevo capire che succedeva dopo. Quando i venti del karma soffiano forte, che c'è molto vento, ti devi mettere in posizione proprio mani giunte, nell'Anjani Mudra in questo modo, e devi chiedere al tuo maestro interiore: maestro, ti prego, dammi la forza dell'attesa, affinché i venti facciano il loro corso, affinché possa trasformarmi insieme alla vita. Quindi la frase che devi dire, il mantra è questo, la formula psichica: maestro, ti prego, dammi la forza dell'attesa. E mentre lo fai, danza. Prenditi una musica che ti piace o fatti la danza del piacere come se avessi un pubblico davanti. Il tuo corpo trasformerà tutto questo trasformando la realtà visibile. Ok? Quindi la temperanza, questa guarigione qui. Questa è la guarigione che arriva. Lo spirito della temperanza è bellissimo. Seconda carta, come potrebbe manifestarsi concretamente? Attraverso quale evento o persona questa energia si può manifestare? 10 di denari. Allora, il 10 denari è una carta di grande stabilità. Sta arrivando una grande stabilità nella tua vita amorosa. Che ci sia o meno già una persona, sta arrivando una grande stabilità nella tua vita amorosa. I 10 denari mi parla di famiglia, di radici, di radicamento, di sentirsi bene, accettati, completi all'interno di un nucleo familiare che è primariamente un nucleo interno tuo. Quindi come si manifesta questo? La temperanza è una carta di grande bellezza, di grande pace, di grande serenità, e lo spirito che sta entrando è questo, e si manifesterà all'interno di un contesto familiare o di persone che portano stabilità, di persone radicate, anche di persone pazienti, mi viene da dire. Sì, anche la voglia di mettere su famiglia, e dà il primo passo in questo nuovo aspetto. Applicatela alle vostre circostanze, ma sono carte di grande stabilità. Vediamo un po' perché questo evento arriva, quale insegnamento vuole portarti questo spirito. Ok, il 5 di denari, perché magari fino a questo momento ti sei sentita o sentito messo da parte o non compresa completamente o non compreso. E lo spirito della mancanza, dell'assenza, perché questo evento arriva, è una cosa molto delicata, molto bella. Perché l'insegnamento che vuole portarti questo spirito è che non sei sola, non sei solo. Sei sostenuta, sei sostenuto, e proprio magari in virtù delle tue preghiere, della tua dedizione a una disciplina spirituale, della tua fede, arriva come ricompensa.
Chi fa il cammino sciamanico insieme a me si è alleata alla dea o al dio della mancanza, alla dea Penia, e sappiamo bene che la dea Penia si sposa con Poros, da cui nasce poi il dio amore, Eros, no? E Poros è il dio dell'ingegno, quindi la mancanza si sposa con l'ingegno, nasce il dio amore. È come se il tuo ingegno fosse stato quello di allearti alla dea della mancanza o alla dea della penia, della penuria, cioè accettarla, includerla in te, e quindi arriva questo evento come ricompensa per la tua alleanza a questa emozione molto ctonia sotterranea, al di là se l'hai fatto coscientemente o inconsciamente. Arriva un grande equilibrio dove ti senti apprezzata, ti senti amata o amato, bellissimo, riconosciuta o riconosciuto. E vediamo dove rischi di opporre resistenza. Dove rischi di opporre resistenza? Nel tre di coppe. Il tre di coppe è una carta bellissima che mi parla di condivisione, di allegria, di solidarietà. Dove rischi di opporre resistenza è tre di coppe. Nel non vedere che nei piccoli gesti ci sono le fondamenta per grandi imprese. Magari un po' di... Allora, qua ti stanno chiedendo di avere pazienza perché qualcosa di importante si sta costruendo dentro e fuori di te, con una persona che arriva o qualcosa, qualcuno che ti dà stabilità per un senso di mancanza, e la preghiera volta a questo senso di mancanza. E non prendere superficialmente le cose leggere, che sembra un paradosso, non prendere superficialmente le cose leggere, che non sembrano radicate. Un brindisi, una condivisione con qualcuno, se sei sola o solo, delle amicizie che possono nascere nuove in modo semplice, leggero, non prenderle sotto gamba. Dai valore a ogni piccolo gesto, anche un brindisi, un caffè insieme, un aperitivo, eh, un- una mela mangiata insieme, una prugna mangiata insieme, un arancio mangiato insieme. Non dare per scontato le piccole cose, perché sono quelle che creano grandi cattedrali. Infatti c'è la pazienza, i denari sono delle carte più lente ma che si radicano da piccoli gesti, molto leggeri, molto semplici e molto belli. Non sottovalutare il fatto di essere magari invitato a una festa o qualcuno e non ti va, magari ti va però non vuoi. Non sottovalutare gli inviti o le cose piccole, va bene? Che sembrano piccole. Come puoi allearti con questo evento? Non scappare, sette di spade, non scappare. Come puoi allearti con questo evento? Non scappare. Non scappare, ma soprattutto non usare strategie, mi dice. E non sottovalutare il potere della leggerezza, come ti ho detto prima. Non andare incontro a questo amore con il bisogno di controllare tutto, capito? Qua c'è una persona che sta al computer, controlla. Mm. Custodisci il mistero, lascia che sia il destino a fare i passi. Cioè, il sette di spade è un po' Hermes, no? È il dio dell'intelligenza, del movimento, dell'imprevisto. Allora questa carta è come se mi dicesse: alleati con l'imprevedibilità, non dare niente per scontato, cammina leggera, leggero. Ehm, Non raccontare tutto a tutti, custodisci quello che senti, quindi proteggi ciò che sta nascendo. Non esporlo troppo presto allo sguardo del mondo. Cioè, non affrontare questa esperienza con le convinzioni nate dalle vecchie ferite, perché entrando nel nuovo amore, nella forma nuova di amore, se tu pensi andrà come sono andate le altre storie, andrà così, no, stai lasciando che sia il passato a leggere il presente. Quindi l'amante mistico con questa carta ti sta invitando a non avere fretta di possedere, non avere fretta di possedere ciò che ami. Danza con il mistero, lascia spazio all'inatteso, perché questa carta mi dice che alcuni doni arrivano solo a chi sa muoversi con leggerezza
e custodire il sacro nel silenzio. Cioè questa è una strategia sacra, la discrezione, la fiducia nel tempo, nel destino, ok? E qua mi parlava di leggerezza, no? Molto, molto bella e profondo quel sette di spade lì. Vediamo un po' quale dono nascerà se accoglierai questo spirito. Bellissimo, il re di bastoni. Il dono è praticamente qua una persona piena di forza. Che bella sta carta. Il dono che nascerà sarà quello di avere capacità di visione, leadership, sarai seguita, seguito, e, parlerai liberamente di ciò che senti con il tuo fuoco, questo fuoco qui di cui parlava la carta, no? Sì, è proprio questo il senso. Perché il re di bastoni è colui che crea la sua vita, no? E qua stiamo cooperando con quello che è già presente per te. E tu è come se diventassi il creatore della tua vita, la creatrice della tua vita amorosa. Cioè, invece di aspettare che sia gli altri o che siano la vita a decidere per te, questo, cioè, se accoglierai questo spirito, nascerà in te una forza nuova, non avrai più bisogno di rincorrere l'amore o di convincere qualcuno a restare, cinque denari, no? Ma ti scoprirai capace di amare con autenticità e con coraggio. Il tuo fuoco diventerà una luce che ispira gli altri, anziché una fiamma che può consumarti da dentro, no? Quindi il re di bastoni non reprime il suo desiderio, non è schiavo del suo desiderio. Cioè l'amante mistico ti insegnerà a trasformare il desiderio in forza creatrice. Non amerai più per colmare un vuoto, i cinque denari, no? Ma per condividere un'abbondanza. E da questo nasce una relazione più vera, perché non è fondata sul bisogno, ma sulla libertà. Quindi quello che vedo è che il vero dono non è soltanto un uomo o una donna capace di incarnare questo potere qui, ma è ehm, diventare tu la persona che può sostenere questo tuo dono. Cioè, quando governi il tuo fuoco interiore, il destino non ha più bisogno di scuoterti con gli eventi, mi spiego? Cioè, ma può iniziare a collaborare con te. Quindi, questo è l'essere umano che consacra il proprio eros al servizio dell'anima. È stupendo. Sì, 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 sì. Perché qua mi dice che hai avuto momenti di mancanza in cui non ti sei sentita all'altezza delle situazioni o delle persone. Ecco, sta avvenendo questa guarigione qui. Tant'è che qua mi diceva, hai un pubblico davanti, guardare di bastoni ha un pubblico davanti. Tu incarni questa potenza e arriva la persona di questo tipo qua. Non dare per scontato le piccole cose, sentilo dentro, non dire tutte le cose a tutti, cioè usa questa strategia sacra che non coltiva dentro di te questa sensazione. Potresti avere anche un colpo di fulmine. Non avere fretta, mi raccomando. Ok. Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico. Cosa vuole dirti attraverso questa esperienza d'amore? Bellissimo, guarda. L'imperatrice. Attraverso questa persona qui o questa esperienza d'amore, tu avrai tutto. Ti sentirai fertile, realizzata o realizzato, ti sentirai capace di realizzare qualsiasi cosa, non solo nell'amore. Perché qua mi stanno parlando del fatto che le tue energie si rimescolano, portando l'equilibrio dentro e fuori. Quindi l'imperatrice mi parla di sviluppo, di prosperità, di abbondanza. Se siete in età, anche la nascita di un figlio, di una famiglia, 10 denari, l'imperatrice, o mandare avanti il messaggio dell'amante mistico è che tu, grazie a questa acquisizione qui, di creare la tua realtà con questa visione, prosperi, non solo nella vita amorosa, sentimentale, prosperi. Ok? Avere una persona che ti vede come un'imperatrice, cioè colei che non ha bisogno di alzare un dito per attrarre, cioè colei che è consapevole del proprio potere interno. Qua c'è la nascita di un progetto, che sia un figlio, che sia un'opera creativa, che sia una relazione d'amore appagante pienamente, che sia il sostegno di una famiglia per i tuoi progetti anche oltre la relazione. È la casa di cui ti parlavo prima.
Quindi il vento del cambiamento con il fuoco interiore porta una grande stabilità che ti darà capacità di visione, di leadership, con una persona all'altezza. Sì. Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui-lei. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Tu sei mia. E qua c'è un tu sei mia, capito? Perché nella misura in cui tu riconosci il tuo grande potenziale, l'altra persona pure. Quando non riconosci il tuo potenziale, nemmeno l'altro lo riconosce, è sempre uno specchio. Vediamo cos'altro. Sono pazzo di te, ragazze, ragazzi, qua fate impazzire qualcuno. Sono pazzo di te, lo so. Sono pazzo di te, è bellissimo. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo, cioè, allora qua stiamo andando proprio fuori rotta, cioè ma dentro l'anima, fuori rotta e dentro l'anima. Ti dico una cosa, siccome abbiamo l'imperatrice qua, ti consiglio di farti l'arcano dell'imperatrice come l'ho messo nel viaggio erotico negli arcani, perché là ti permette questa cosa, il messaggio dell'amante mistico che me lo marcano qua. Là c'è questo ballo che ti dico di fare, va bene? E poi magari ti fai anche un balletto da solo 5-10 minuti, però l'imperatrice con il tocco, che è la sequenza di yoga sciamanico, quel rito che ti dico di fare nel video sull'imperatrice, è importantissimo per far sbocciare questo potenziale. Cioè noi stiamo creando, cooperando con il destino che è già previsto per te in questo momento. Perché sono importantissimi i rituali, quante volte ve lo dico, come migliaia di voi mi scrivete? Perché l'anima non registra concetti. L'inconscio profondo non registra i concetti, registra i riti, registra simboli, registra gesti. E qua è chiarissima l'imperatrice. Mi spiego? Sì. Vediamo cosa ti dice, scusami, la musa bisbiglia, queste carte qui. Cioè qua devi lasciarti godere, capito? Devi proprio lasciarti godere. Perché questa capacità carismatica che hai la rispecchia anche in qualcun altro. Ed è quello che vuole incarnarsi in te. Vediamo cosa ti dice questa. Ama i tuoi errori mentre danzi, e questo è bellissimo. L'errore non esiste. Chiamiamo errore qualcosa dopo che l'abbiamo fatta perché avevamo un livello di coscienza prima che non potevamo farlo senza quel tipo di consapevolezza lì. Cioè, il bambino per andare in bicicletta deve cadere 1000 volte, e questa è la storia della vita. Non esistono gli errori, cioè la mente razionale vede errori ciò che ha fatto con un certo livello di consapevolezza, che era quello. Quando raggiunge il livello più alto si gira indietro e dice: ah, ho sbagliato là. No, perché grazie a quell'errore tu hai raggiunto il livello di consapevolezza che oggi ti fa dire: ah, ho sbagliato lì. No, non hai sbagliato, era il tassello per arrivare qui. Quindi allora ringrazia, quando balli, farai la danza o anche durante l'imperatrice, durante la pratica dell'imperatrice, ringrazia i tuoi errori, cioè benedici i tuoi errori, che non sono errori, benedici tutti i tuoi passi di vita che ti hanno portato qui oggi con questa consapevolezza per arrivare all'imperatrice. Ok? Perché qua mi stanno parlando di un grande carisma che verrà fuori e la persona sarà pazza di te per questo grande carisma. Colui che ha carisma non vede errori nella sua vita, colui che ha raggiunto dei successi importanti non vede errori nella sua vita, ma passi per arrivare al suo successo. Quindi ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.